Ciao, benvenuti nella mia cucina. Io sono Tiziana, ma gli amici mi chiamano Tilly. Oggi prepariamo delle deliziose zucchine ripiene e vegane. Anche se non sono vegana, mi piace portare in tavola sempre più ricette ricche di verdure e ridurre un po' il consumo di carne, soprattutto durante l'estate con questi caldi. E vi assicuro che sono piaciute proprio a tutti, anche a mio figlio. Doveva mangiarne 6 o 7, ma alla fine mi ha chiesto anche 2 delle mie. Allacciamo i grembiuli e cominciamo. Cominciamo sbollentando le zucchine, ma poco, mettiamo un po' di sale e poi mettiamo dentro le zucchine, le sabagno con la nepetella che tanto si lava bene. Appena riprendono il bollore, solo 3 minuti, non tanto. Vogliamo solo ammorbidirlo un pochino per scavarle meglio. Manca l'ultima. Ora spegniamo e scogliamo. Vedete che sono ancora belle sode, Non c'è bisogno che le mettiamo in ghiaccio perché tanto il colore dopo andranno in forno, quindi restano verdi lo stesso, ma non brillantissime. Ok, appena si raffreddano un po' le tagliamo. Ora prepariamo il ripieno delle zucchine. Mettiamo una cipolla. Se avete di queste dolci, se no vanno bene anche le classiche bianche, non c'è problema. Un po' grossolana, longitudinale, da un lato, dall'altro, così. E poi tagliate a cubettini. Intanto mettiamo la cipolla a rosolare. Ora mettiamo sull'olio, anche meno fiamma, così. Dai, mettiamo a rosolare un po' d'olio e aggiungiamo la cipolla. Intanto basta, adesso abbassiamo la fiamma. Ecco qua. Adesso tagliamo a metà le zucchine e le scaviamo o con un ricciaburro, però direi che questi ricciaburro sono troppo grossi per queste zucchine. Userò probabilmente lo scavino. Se non avete uno scavino va bene anche un cucchiaino, non c'è problema, un cucchiaio o un cucchiaino a seconda delle dimensioni delle zucchine. Cominciamo a prepararle. Allora, togliamo la punta, togliamo il fondo, che questi non si mangiano. Vedete, le potete lasciare per bellezza se preferite, ma io tolgo. Ora con lo scavino scaviamo un po' l'interno, togliendogli la polpa. Si avanza piano piano, gli lasciate qualche millimetro sul fondo per lasciare in modo che sia una barchetta da riempire abbastanza soda, così. Ecco, posto. E questa è la prima. Faccio vedere anche l'altro pezzo. Vedete, seguite un po' la forma della zucchina dove ci sono le righe che forma dei semi. Conservatelo, è quello che stiamo togliendo perché lo useremo per riempire insieme alla cipolla che abbiamo preparato e alle proteine. Ecco qua. Andiamo avanti a prepararle tutte. Allora, taglio grossolanamente anche l'interno delle zucchine, le potete anche triturare, ma non serve, tanto si spappoleranno in cottura un po'. Ecco, li aggiungiamo alla cipolla, ecco qui, la facciamo sfrigolare un po' insieme. Adesso aggiungiamo anche le nostre proteine vegetali. Adesso ho preso 2 panetti di tofu e lo spezzettiamo un pochino e lo aggiungiamo alle nostre zucchine che stanno stufando, così molto semplicemente con le mani, va benissimo. Più sbriciolato meglio è, naturalmente. Questo è tofu biologico naturale, al naturale, non è affumicato, è molto basico, quindi poi lo condiamo noi come preferiamo. Basta schiacciarlo tra indice e pollice ed è già, vedete, ben destrutturato. Bene, adesso qua si stanno già, sentite il profumino di zucchina e cipolla. Aggiungiamo il tofu subito, che sarà la parte proteica del piatto.
ci sono dei pezzettini un po' più grandi, fate così, prendete una spatola a fondo quadro di legno, come quando facciamo la salsiccia, uguale. Adesso facciamo bene, dividiamo per bene, così. E poi aggiungiamo anche un po' di nepitella, le foglioline o menta, quella che avete, spezzettate anche queste, più o meno grossolanamente. Allora io non sono per tritare tutto, preferisco spezzettare a mano, a parte che sporco meno cose, quindi per caso va benissimo, ma più che altro anche perché mi piace sentirle sotto i denti leggermente, ecco, quindi spezzettatele così in maniera grossolana che va bene. Fiori in questo caso non li metto, a volte uso anche i fiori ma non dentro le zucchine, gli dà anche un bel colore. Allora adesso lo regoliamo un pochino di sale, non tanto perché le zucchine erano già salate in acqua, poi il pepe. Poi mettiamo già un cucchiaino di curcuma raso, questo per dare il colore, e un cucchiaino di curry, questo è il curry giallo, gli dà invece un profumo fantastico. Poi aggiungiamo un po' d'acqua senza esagerare, se no diventa troppo asciutto, così, e mescoliamo bene. Senti che profumo, Lea? Sì. Sì. No, per oggi il mio video maker, mio figlio, però mi servivano tutte e due le mani. Se vedete ancora qualche pezzettino grosso schiacciatelo pure. E poi siamo pronti perché tanto finiranno di cuocersi in forno. Adesso aggiungiamo la chicca finale, che è il lievito alimentare. Ne mettiamo un po' in mezzo, ok? Questi in tutto saranno 2 cucchiaini, però sono alla fine del vasetto. Ecco, così. Spegniamo pure il fuoco che tanto si cucina in forno. Ecco, facciamo mescolare bene. Adesso 2 minuti riempiamo le zucchine. Adesso metto qua l'impasto con cui riempiremo le zucchine, la ciotola, così si fredda più velocemente. Ecco qua. Intanto cominciamo anche a riscaldare il forno. Cominciamo a riempire le nostre zucchine, così spingiamo giù con la mano, così si riempiono bene 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 bene. E poi le adagio su una teglia. Avanti così. Aiutate col pollice a riempire tutta la barchetta. Adesso mettiamo il lievito alimentare anche sopra, così gli dà un po' di croccantezza al tutto, gli fa la crosticina formaggiosa. Per una volta voglio mangiare tutto vegetariano, anzi direi anche vegano in questo caso, perché ogni tanto va bene anche far senza proteine animali. Noi mettiamo il parmigiano ovunque, ma si può anche alternare. Se vi piace di più invece potete mettere semplicemente del parmigiano e fare la crosticina, o se volete evitare del pane grattugiato. Io il pane non lo metto per voler tenere bassa la glicemia, se riesco. Adesso facciamo un giro d'olio. Che buon profumo. Buona, eh? Sì. Questo è anche il lievito alimentare che aiuta. Così, ecco. E mettiamo in forno che è già preriscaldato. Occhio che apro il forno, intanto. Oh, vai. Ecco. Lasciamo dentro finché non fa la crosticina sopra, tanto è tutto cotto già. Faccio vedere un attimino. Bene, spegniamo tutto e tiriamo fuori. Eccoci qua. Bella, si sono asciugate bene. Adesso facciamo il piatto. Buon appetito!